Intanto volevo ringraziarla di averci dato questa possibilità. Poi per me è anche una cosa veramente speciale perché, come le avevo anticipato, in realtà ci siamo già conosciuti, lei poi non si ricorda, però quando io ero ancora bambino, andavo a ragazzino, andavo a scuola, ero venuto a fare un incontro con noi studenti e lì poi ho visto lei, ho visto Rossi. la moto, esattamente, All'Istituto Rossi, sì. all'Istituto Rossi. E insomma ero abbastanza emozionato, poi a distanza di 11-12 anni rincontrarla qui e intervistarla, insomma per me è una cosa veramente importante ed emozionante. Ma io vorrei iniziare partendo proprio dalle origini, cioè lei da piccolino che cosa faceva? Come andava in moto? No, io, a parte il discorso di aver abitato qua in questa zona che vedete collinare sulla periferia di Vicenza, ma già sulle colline, che appunto qui si parla di 50 anni fa, avevamo la strada sterrata qui davanti, per dirti, quindi partendo da quei tempi là, qua si faceva tranquillamente del fuoristrada, cioè più che fuoristrada io facevo il motocross e quindi per movimentarmi col motorino, ho cominciato quindi ai classici 14 anni, 13 forse, sempre per riprendere un po' di più. Qui di fronte a casa dove diciamo, abitavano i miei genitori, con mio papà aveva un'officina per aggiustare biciclette, moto, e il discorso avevamo un distributore di benzina, quindi collegato quello che poteva essere anche il servizio di auto tutto quel tempo. E da lì ho cominciato effettivamente a bazzicare in officina, di 4 fratelli, il più giovane sono quello che sono rimasto più a casa, perché sennò un po' come ci hanno sistemato i nostri genitori, ci hanno mandato in collegio a fare sia le medie che poi le superiori. Io un po' così ho voluto fare il diverso in un senso, di cui sono rimasto a casa andando avanti e indietro a scuola, diciamo, col pullman e via. E quindi io ho frequentato l'Istituto Tecnico Rossi a Vicenza, e lì forse dalle compagnie e tutto è cominciato diciamo, l'interesse e l'amore per le moto, che faccio spesso magari il rapporto di quello che sta succedendo adesso fra amici, il confrontarci con dei motorini o con sapere come va un motorino, cosa bisognava farci. Adesso ecco, dicevo comparare perché ho visto che adesso almeno mio figlio va a fare la stessa scuola di Rossi primo anno, ma l'interesse è tutto un altro, sono sempre lì col telefonino e di motorini non si parla. Io appunto a quei tempi là, appunto fare la scuola, fra la zona dedicata mi ricordo che sono andato a vedere a Priabona una gara di motocross internazionale col classico fango, è uno spettacolo. Me la ricordo così fra le righe, e poi non ultimo il discorso che quando in quei tempi, quando c'erano le sagre del paese, si facevano delle gincane, la garetta di cross, la gincana, comunque era un qualcosa di cui bastava presentarsi col motorino e via. Da lì altro riferimento, che faccio il discorso di cosa sta succedendo adesso, a 14 anni in comune a prendere la carta d'identità, cioè che era il documento di identità, potevi prendere il motorino ed eri in regola per andare in giro per la strada. Il problema era magari la velocità, il rumore, le marmite, le cose, quindi a litigare col vigile qua per queste cose, ma non sicuramente per altri problemi né di casco né di assicurazione e né di costo di fare una patente. Infatti dico adesso
chiaramente si è un po' tutto diversificato perché minimo il lato economico è andato alle stelle, cioè fa conto, a 14 anni deve fare una patente, deve fare un'assicurazione, il motorino, l'abbigliamento, tutto ok sicuramente in funzione della sicurezza, però se guardiamo il lato economico è tutta un'altra spesa. Uno dei problemi che hanno indotto forse a un certo calo di cose. Da lì il dire che mi ritengo contento di quello che hai fatto e mi ricordo che forse i miei genitori o comunque la generazione prima di me aveva delle difficoltà di fare questa attività, noi ce l'abbiamo fatta, la mia generazione, che stiamo continuando. La differenza adesso è che quando ci troviamo in pista è sempre questa vecchia generazione che adesso è diventata vecchia. I giovani non ci stanno sostituendo in pieno, ce ne sono, c'è qualcosa, ma sicuramente molto ridotto. Io per primo avevo questa officina, per dirti, 20 anni fa, qui era piena, meno d'inverno, era piena di moto da cross, perché qui siamo, ma purtroppo sono cambiati i numeri, siamo dei specialisti del fuoristrada, moto da cross e riparazione e tutto, ma è cambiato il lavoro, io per fortuna ci sono ancora queste gare, ci sono dei viaggi che faccio nel deserto e sto continuando. Il discorso appunto delle gare è da dire che ho cominciato col motocross, quindi sia quella zona un po' per il posto e comunque era, chiamiamo una moda, o comunque perché si poteva fare quello semplice e fattibile. Da dire che ho corso con la Yamaha, diciamo, della casa dell'importatore italiano Belgarda, si chiamava allora, sarebbe la Yamaha Italia, e per un discorso di allenamento in un certo senso sono passato all'Africa. Sì, nel senso che io prima ho cominciato col cross, per dire Simonini, la prima moto, cioè, ma ho cominciato con delle moto fatte in casa, mi ricordo di un NSU a 2 marce sul manubrio, a un Mival 3 marce o 6 marce, al Ceccato 100, questi erano i primi mezzi che ho utilizzato. Da lì poi, quando è stata ora di dire ai 16 anni vorrei fare delle gare di Triveneto, ho comprato il Simonini. Col mio papà siamo andati a comprarlo, proprio a prenderlo in ditta, si poteva portarlo a casa addirittura in scatola di montaggio, col motore Sachs 125 e via. Da lì è cominciato. Dopo passati all'Ancillotti 125 e ho vinto il Triveneto. Piano piano a livelli un po' più su sono arrivato a correre con la Moto Villa, che forse è stato campionati e cose più importanti li ho fatte appunto con la Moto Villa di Francesco Villa, che ancora ci sentiamo, ancora parliamo di moto, e poi dall'81 sono passato alla Yamaha, sempre per avere un qualcosa in più, cioè il mio sistema era sempre quello di cercare, diciamo, far bene qualche risultato in una categoria, arrivare a vincerla, passavo alla categoria superiore, passavo a un impegno superiore. Da lì effettivamente avevo vinto il campionato italiano senior 500, quindi la massima espressione in Italia con la Motovilla, e sono passato ad andare a fare il mondiale. Uno delle prime ho avuto un incidente con un braccio, però avanti, sistemiamo, aggiustiamo e via. Mi ha dato una mano il Claudio Costa a riprendere, da lì ho fatto grandissime esperienze, grandissime conoscenze che ancora adesso, diciamo, ci troviamo, se ne parla, si discute e ci si racconta delle vecchie storie. Ecco, per dire la chicca finale, effettivamente sul motocross mondiale 500 aver fatto anche un secondo posto, ho messo un cartellone in fondo, il secondo posto al Gran Premio d'Italia di Lovolo, di Albettone, avevo fatto un secondo posto a un Gran Premio in Lussemburgo, avevo fatto un quarto in Francia, un settimo, un ottavo a Namur, la vecchia Namur, la cittadella, diciamo, in Belgio, e tutto. Per avere qualcosa in più, per cercare di fare dei risultati in più sul mondiale 500, con la Belgarda avevamo chiesto la moto ufficiale alla Yamaha. Ci hanno risposto, quindi si parla dell'84, ci hanno risposto che io non andavo bene sulla sabbia, cioè nel senso
Circuiti duri, quindi tipo Gran Premio d'Italia, Francia, Lussemburgo, che ho fatto questi risultati, ma erano tutti sui terreni duri, sassosi magari. Quando arrivavamo sulla sabbia, tipo Gran Premio d'Olanda o su in Finlandia, Svezia, rischiavo di star fuori dalle qualifiche. Da lì il dire, ma sì, moto ufficiale, ma non è un pilota completo, perché gli manca la sabbia. E noi in Italia ne avevamo sempre avuto poco, perché aveva cominciato il movimento di Mantova, ma l'unica pista sabbiosa, se no non c'era il sistema, non c'era ancora l'abitudine, ed effettivamente poteva essere un handicap. Da lì, in quegli anni, proprio perché l'84 la Yamaha Italia aveva partecipato alla Parigi-Dakar con una squadra, con 4 piloti, e quindi mi ha detto l'85 potresti andarci te d'inverno, ti viene fuori un bel allenamento sulla sabbia, e noi abbiamo la squadra, abbiamo l'organizzazione per farlo, potresti andare a allenarti e poi insistiamo col discorso della moto ufficiale. Quindi ho partecipato prima al Rally di Faraoni per avere la prima esperienza sulla sabbia, ottobre 84, e poi la Dakar, diciamo, quindi dicembre-gennaio 84-85 ho partecipato alla Dakar. Da lì mi sono seguendo, perché il problema era la navigazione, i problemi erano di capire come. Mi sono accorto di una gara che non aveva niente a che vedere col motocross, sabbia effettivamente ce n'era, ma cominciavo anche a dire che cavolo di gara è, proprio dei discorsi un po' così. L'assistenza che avevamo ha avuto dei problemi, quindi alla sera ci trovavamo senza materiale, quindi poter tirare avanti, e nella realtà ero in testa alla classifica, quindi ok, visto che sono in testa, teniamo duro avanti, duro, tieni avanti, insisti, senza assistenza, senza sti aiuti, con una gara che sicuramente non mi piaceva, facendo riferimento al mio motocross. Non ho visto di dire sto facendo allenamento per il motocross, ma a questo punto ok, ho tenuto duro la gara, sono finito terzo, perché effettivamente ero senza assistenza da primo, sono passato a terzo e diciamo sono riuscito ad arrivare in fondo, ma la differenza grossa è stata tornare a casa e trovarmi quasi l'arco di trionfo, festa da tutti gli angoli, ma mi ricordo proprio al casello dell'autostrada che mi hanno riconosciuto subito, mi ha fatto festa, quando prima che arrivavo col mio camoncino da cross bisognava trovare il casellante, magari ci sono casellanti appassionati, ma se no niente. La differenza è enorme di aver fatto questa gara che era stata seguita. Effettivamente, a dire gennaio non ci sono tante attività, quindi anche la stampa di quel momento seguivano questa maratona africana, questa pseudo gara, perché per dire, e da lì comunque anche questa è stata effettivamente al NAS. Per dire comunque la chicca finale è che quando sono tornato a casa, ok, e subito a parlare con la Belgarda per le cose e tutto, bello, dico, andiamo a chiedere la moto ufficiale, sì, ma ce la danno di sicuro per fare le Dakar, hanno detto. Il motocross, tienilo come allenamento, è buono come allenamento per fare queste qua. Ma sì, no, cosa come, da lì solite difficoltà, ho comunque visto e comunque pressato mi sono spostato perché avevo cominciato l'allenamento sulla sabbia ma non era ancora perfezionato, quindi, e lo sto perfezionando perché ci sto insistendo ancora adesso. No, per dirti che sulla sabbia adesso mi piace, ci vado bene, guido bene, però non la utilizzo più per fare il motocross. Correre una gara di motocross su una pista è un conto, ma trovarsi in mezzo a un deserto non ne sa nessun riferimento è un altro. Allora, giusto per dare dei numeri, perché spesso si parla della Dakar, però la gente ha un'idea di quello che può essere la difficoltà, però secondo me con 2 numeri rendiamo meglio l'idea. Sì. Allora, nella prima edizione del 79 la gara era lunga 8.500 km, nell'80, 81, 82 siamo a 10.000 km, 83, 84, 12.000. Poi nell'edizione in cui ha iniziato lei, ha partecipato lei, quindi nell'85, abbiamo una gara per un totale di 14.000 km, che vuol dire sono veramente un'immensità.
Ma lei come ci è arrivato? No, Come si è preparato per... No, l'immensità. No, ti dico, il motocross, secondo me, ma potrei quasi dirlo anche adesso, il motocross è la specialità più impegnativa a livello muscolare. Per dire, riuscire a far bene del motocross ti porta un bel allenamento su quello che è la guida, la potenza. Boh, il discorso di resistenza o il discorso di altre affinità è logico che sono completamente diverse, possono piacere o no. Vediamo da tutti quei dati che è più facile che su una gara africana trovi il più giovane, magari a 30 anni, nel motocross, almeno a quei tempi, il più anziano aveva 30 anni. Quindi era una cosa dedicata magari anche all'età, o per dire, se è cominciata questa gara che ha comunque avuto successo, era sicuramente dedicata per persone mature, non era per chi si inventava di usare una moto ai famosi 16 anni, 18 anni. Idem per la gara, non aveva niente a che vedere di pazzia pura e quindi cronometrato, cioè a dire adesso lo vediamo dai risultati in velocità. Avere 10 anni in più del giovane c'è la differenza del decimo, del secondo di quello che è. Al contrario, su una gara africana è più facile che i 10 anni in più siano quelli che ti fanno fare il risultato. Il giovane, per la sua voglia di smanettare, di accelerare, di dar gas in qualsiasi momento, c'ha più rischio di farsi l'incidente o sbagliare strada, piuttosto che. Quindi questa è una gara dedicata più alla tattica, al ragionamento, e quindi metti a frutto l'esperienza che hai fatto, più ne hai e più riesci a fare risultato. Ok, il dire che adesso ci siano, come dicevamo prima, più maturi che giovani potrebbe fare la differenza. Adesso vedi molta partecipazione a queste gare, è il motocross, cioè noi abbiamo dei bei campioni e tutto, però sembra di capire che non è che ci sia il bel ricambio come si vedevano quando facevo motocross. Io vedevi che da anno all'altro arrivavano gente nuova, battaglie e tutto. Adesso c'è molto meno. Quindi per dire della gara, i confronti sono un po' da guardare bene sui numeri, perché 14.000 km, ma erano 3 settimane di gara. Adesso sono comunque tanti, ma anche adesso la gara di adesso è di 8.000-9.000 km, ma in 2 settimane. Quindi guardandola a giorni potrebbe essere quasi maggiore adesso giornalmente. No, io potrei dirti che a quei tempi, anche per un discorso di com'era, era attraversare l'Africa e capire, decidere la velocità in base al terreno per seguire delle piste, delle strade. Non c'era il seguire il GPS come funziona adesso, per capire bene la differenza. Una volta ti davano delle indicazioni sul roadbook quali strada scegliere, quando arrivava un incrocio prendere una che magari era molto più piccola, molto più rovinata, e lì dovevi stare attento alle velocità, magari veniva descritto la particolarità del terreno, se prenderla veloce, se prenderla lenta e via. E quindi ti davano comunque delle indicazioni. Questo famoso roadbook ti dice tante notizie del percorso, tu devi leggerle. Una delle particolarità è leggerle guidando, quindi in base alla velocità che fai, ma devi leggere gli strumenti per capire dove andare. Se a 200 all'ora che si facevano non guardi la nota, sbagli l'incrocio. Se guardi troppo le note non vedi la buca o non vedi il sasso, e quindi ecco, il dire anche che io sono contento dell'esperienza fatta e sono qua a raccontarla, c'è qualcuno che non c'è a raccontarla, e sono qua a raccontarla e dico ne posso fare ancora, ma non ci crede nessuno, ma dico io devo lavorare, far funzionare bene la testa, cervello, come si può dire, calcolare e via, da dire so dove, quando, come e accelero, la faccio tranquillamente, sono in un certo senso pronto a partire anche la prossima, perché sono sicuro di poterla fare e non arriverò mica ultimo, spero, se il mezzo tiene, perché quasi quasi è più un problema tecnico che un problema ed effettivamente la differenza la so fare, da dire che spesso mi prendo
no, mi prendo, ho piacere di andare via in compagnia, di dare una mano a qualche nuovo per dirgli come si fa o no, da lì effettivamente la differenza c'è. Quindi ecco, questa è un po' la realtà. Che la gara possa sembrare difficile, ma oggi come oggi è più, cioè dico, è più pericoloso andare in strada. Io, per dire fra virgolette, io in strada non giro mica in moto, pochissimo. Quando vado nel deserto, quando vado a fare queste gare, preferisco la moto. Ho provato a farlo in auto, ho provato a farlo in quad, preferisco sicuramente la moto. Quindi, ok, vengo calcolato per pazzo, per cosa, però... No, più che altro sì, no, ricordare che è ancora un pilota in attività, giusto perché se qualcuno esatto. non lo sapesse. Fra virgolette potrei dire che sono in attività forzata, perché ho l'officina vuota, non vendo più queste famose moto da cross che facevo prima. Dille che io sono rimasto collegato al marchio Yamaha, e magari Yamaha almeno ha avuto certi momenti che su questo settore proprio niente. Io forse, non so, sbaglio per modo di dire, non sbaglio di dire, sono sempre rimasto collegato per modo di dire perché è collegato nel mio cuore, perché in realtà non è che io ho impegni con Yamaha, mi dispiace quasi di non averli, nel senso di dire non c'è più quell'interesse da parte della casa su questo settore, e io sono stato, come si dice, utilizzato quando serviva e non adesso che può essere quasi automatica la cosa e via. Dire lavoravo Yamaha, lavoravo moto da cross, moto da enduro, e adesso non c'è più questo giro, ma neanche quasi a dire che si rompono. Potrei dire le moto sono talmente buone, non si rompono, utilizziamo più, lavoriamo più a mettere insieme quelle vecchie. Adesso c'è tutto questo discorso di riprendere in mano la roba vecchia, i piloti vecchi, le moto vecchie, i ricambi, che forse è quasi difficile trovarli, ma che ci vogliono. Sulle moto nuove, quando sono messe bene, perfezionate, non hanno tanti bisogni di aiuti e ci cambi l'olio. Adesso ognuno ha imparato a cambiarselo a casa, lo trova addirittura al supermercato, trova l'olio, trova il filtro, trova tutto, lì trovi anche la vacinella per scaricarlo, noi paghiamo le tasse per essere, però il cliente finale si arrangia al supermercato. Vabbè, questa è la... Che ha parlato di moto, ma lei ha anche vissuto diverse epoche motocicliste. Dagli anni 80, quando ho cominciato, insomma a metà anni 80, quando ho cominciato a correre lei, alle moto di adesso, quali sono le sostanziali differenze che ci sono? Beh, le moto di adesso chiaramente è sempre un'evoluzione che continua. C'erano in quegli anni lì, che puoi dire, diciamo dall'80 al 90, vedevi delle grosse differenze da anno in anno. Le sospensioni, il motore, valvole, numeri. Lei ha iniziato con la prima gara, l'ha fatta col... No, sì, era il TT Tenere, insomma, noi abbiamo corso col Tenere 600, diciamo, che era comunque il TT con i serbatoi con scritto su Tenere, ma la base era più un TT, per chi un po' conosce, che la differenza era più su un discorso di sospensioni più valide sia di forcella che di ammortizzatore di sistema di leveraggio, però praticamente uguali. Quindi siamo partiti con quelle moto e vedevi che ogni anno anche le moto ufficiali stravolgevano il sistema di sospensione, la forcella da dritta, rovescia, l'ammortizzatore di una marca, di un'altra, c'erano molti cambi. Ultimamente stiamo perfezionando strumentazione, forse i pesi, forse l'elettronica, perché adesso sia il discorso allora ci sono queste elettroniche dove lavori sulle mappature per i consumi piuttosto che la potenza, piuttosto che la trazione, quelle cose lì, quelle possibilità di cui, ecco, lì io non è che ci spiazzo tanto, anche perché o il mezzo è fatto, o se no bisognerebbe mettere su dei kit che possono sopportare queste cose, ma oggi come oggi il problema grosso è quello della spesa, cioè l'atto economico è quello che fa la differenza. Abbiamo avuto degli anni buoni, il dire 10 anni fa, 15 anni fa, vivevamo nello splendore quasi tutti e bastava procurare il kit migliore per... Adesso la richiesta è quella di star bassi con la spesa, quindi si parte con una moto di serie magari già preparata, allora anche lì la differenza, tipo nel caso mio, di dire Yamaha non produce una moto pronta a rally, viene fatta solo dalla KTM e Husqvarna,
e basta. Quindi se dopo vediamo una certa, come si dice, un solo numero, un solo colore sulle piste, è perché una ditta si è dedicata a questo settore, le altre no. Nel nostro caso di dire prendiamo una moto, la elaboriamo, la sfruttiamo e via, però oggi c'è questa differenza economica dove uno sicuramente non viene e vuole spendere più possibile per avere il mezzo migliore. Oggi quasi la domanda è di dire all'ultimo momento decide di venire, deve trovare già tutto pronto e tutto fatto, quindi una moto che ci sia solo da mettere dentro il rotolino di carta e partire. E quindi lì è per specialisti, magari per negozi dedicati di cui anche loro stanno sicuramente cambiando, perché magari quel marchio, diciamo KTM o cosa, per avere quelle moto lì ma ti piazzano anche un bel po' di altri modelli di avere quelli. Nel caso di Yamaha, come di tante altre case, non ci sono, il dover farle lì. Queste potrebbero essere le differenze che mi accorgo a sto punto, per dire non voglio proprio diventare pazzo o non posso andare a insistere, correrci dietro a fare, magari mi dedico di più a preparare la mia moto, correrci, fare la mia bella figura se è possibile. Ho la fortuna di avere amici che mi danno una mano, cioè, quindi il discorso dei famosi sponsor sono sicuramente amici che mi danno una mano per partecipare, perché nel contempo anche la gara ha il suo bel costo. Mi do l'impegno di fare un po' di immagine, di far contornare il discorso, ho un aiuto, devo fare un po' di immagine, quindi ho la fortuna magari di dire riesco a fare immagine anche prima di partire per una gara, piuttosto che aspettare la gara, piuttosto che aspettare il risultato. Da lì la differenza che può esserci. Ho avuto proprio nella semplicità il dire faccio il manager, porto dei clienti, una delle domande: mi trovi degli sponsor, mi passi i tuoi sponsor, proviamo a parlarne, perché no, sono lì contento. Ho avuto anche delle risposte di dire se corri te ti sponsorizzo, per far correre un altro no, anche perché magari non fa risultato, non fa se ci sei te. A questo punto tutte cosine che mi non obbligano, ma che mi dicono continua a correre, c'è. Per fortuna un'altra cosina, ed è bello di dire, non avrei detto e non si potrebbe dire a prima che a 64 anni sono iscritto alla prossima Africa Race, scusate, Parigi-Dakar, la gara che va a Dakar, Africa Race. Mi sono già iscritto e a ottobre sono 64 gli anni. Quando ne avevo 20 mai avrei pensato che uno dei 50 o 60 facevi questa cosa, però dico, ecco, la conseguenza un po' per l'insieme, un po' per tutto e via. Il dire che spererei che mio figlio mi desse il cambio piuttosto che qualcun altro, ma non è facile, o comunque mio figlio lo sto portando adesso, a 15 anni lo sto portando in pista con me, andiamo giù a Montagnana, forse anche stasera, e però vedi quando scende prende in mano questo famoso aggeggino che hanno in mano tutti e se la spassa più su quello per sentirsi la musica o per fare. Non è sicuramente lì che viene a vedere com'è il pistone o com'è cosa, non serve più perché le moto non hanno più queste necessità. Nel frattempo gira, speriamo che prenda la mia strada e sarà un motivo per dire mi fermo. Contrariamente, se non viene continuerò io. non so fin quando si può continuare. 75 mi sembra che sia il limite della licenza, quindi ho ancora 10 anni, 11 edizioni. Parlando sempre di moto, avendo appunto passato diverse epoche, provato diverse moto, ha corso sia con monocilindriche, giusto, che con bicilindriche. Con quali si è trovato meglio, ma anche, diciamo, differenze sostanziali tra le due filosofie? Ma era sempre il decidere, il dedicare la tattica, perché normalissimo di dire che come tutte le cose c'è il pro e il contro, e come dire in caso del genere in certe zone va meglio il mono, in certe zone andava meglio il bicilindrico, quindi il decidere se sfruttare, e quindi anche tatticamente la tattica, diciamo, della velocità piuttosto che della guidabilità, tenendo in considerazione il discorso della resistenza. Cioè, uno dei piccoli concetti che avevamo quando abbiamo iniziato queste gare era quello che non c'è non si rompe.
quindi è il dire di avere una moto complessa perché c'ha 2 cilindri, quindi ci vuole questo, ci vuole il raffreddamento, ci vuole il coso, ci vuole i pezzi, c'è più peso, c'è più cosa, viene su, volume e tutto, con tutto il rischio che aumenta. Però è anche vero che se il mezzo è ben fatto, ben studiato, dedicato, quindi io forse ho passato in quei momenti lì, posso dire, io ho avuto quasi la chiamo adesso, io ho soddisfazione. Il Tenere famoso o il Super Tenere, io ho collaborato proprio con i giapponesi, cioè dopo quella prima esperienza, quando mi hanno detto ti diamo la moto ufficiale, ma mi hanno anche detto in Giappone non ci sono dei tester, perché che specialità è? È una specialità nuova, è il mercato europeo che ce lo sta chiedendo, dobbiamo sviluppare questa, ci interessa perché il mercato sta facendo la differenza, vieni per favore a tastare le moto, vieni a dirci come la vuoi. Da dire che io ho insistito col monocilindrico, infatti io ho corso col 600 portato a 660, l'anno dopo era 687, dopo siamo passati a un monocilindrico 750 dove ho fatto i miei 2 secondi posti alle Dakar, però ho fatto secondo e sono venuto a gara perdente, ho fatto secondo dietro a dei bicilindrici, quindi c'è stata la decisione, dobbiamo scegliere un bicilindrico, con gli ingegneri a decidere come posizionare il motore, se metterlo, c'era il BMW, Cagiva, la Honda, no dai, noi mettiamolo fronte parallelo, cercando gli spazi, cercando le misure, se voi fate mettere i carburatori, la roba più leggera, pensando ai pesi, io potrei dire a tavolino con i giapponesi a decidere come posizionare il motore del Super Tenere. Prima era come posizionare, mi ricordo uno dei test, una roba impressionante, che mi chiedevano, le vibrazioni non si possono eliminare sul monocilindrico, ma possiamo dirle, te le mettiamo più basse o a tot giri sulle pedane piuttosto che sul manubrio. Era cioè, la tecnica, diciamo, del costruttore. E da lì il pilota, ecco, io potrei dire, effettivamente in quegli anni ci voleva il responso del pilota per dire come farla. Mi sembra di capire che adesso i piloti in pista guidano e dopo la telemetria e i dati dicono cosa va meglio, cosa va peggio, ma il pilota sì e no, dà certe sensazioni o magari dice se aveva mal di pancia o no, se è stato quello che gli ha fatto fare la differenza o no, ma dipende da tutta la telemetria. Noi telemetria mai avuta, mai esistita, il risultato e le esperienze da trasmettere a, da dire bellissima soddisfazione, ho lavorato con i giapponesi e ho lavorato ingegneri qua in Italia, diciamo a Belgarda e poi con i giapponesi e tutto, non ci sono più ingegneri di una volta, no, nel senso, sono cambiati, no, effettivamente adesso anche per il discorso che dicevo prima, tutto il giro è modificato, ci sono sicuramente giovani che vanno avanti, magari l'interesse sul commercio è più sulle stradali piuttosto che, adesso ci sono questi cambi, abbiamo passato il momento degli scooter, abbiamo passato il momento dei custom, adesso c'è l'on-off, che però è più su un discorso quasi stradale, da dire che se una volta ci voleva l'esperienza di un pilota che desse cosa, adesso vanno tutto da una telemetria, non hanno più neanche bisogno che il pilota gli racconti o no, perché te ne dico un'altra, l'ultima quasi per chiudere, in quei tempi io ho avuto la fortuna di aver cominciato per andare a fare il mio motocross in giro, parlare francese, parlare inglese, parlare spagnolo, saper 3-4 lingue mi ha permesso di andare in giro per il mondo, perché se no anche solo dire sì sei bravo ma non ti capiamo, quindi il dovere. Infatti ho delle belle soddisfazioni anche adesso, vieni, ma sai parlare inglese? Ho lavorato con, magari non sono capace di fare la corte a una ragazza proprio in forma corretta in inglese, ma il discorso di parlare tecnicamente l'ho fatto e quelle sono belle soddisfazioni. Anzi, che sto insistendo con mio figlio, impara 10 lingue che non è male, piuttosto che, è anche vero che bisognerebbe forse imparare la telemetria, come funziona piuttosto che la voce. No, io ho avuto queste belle soddisfazioni, le sto ancora provando, non è ancora finita, chissà questi ultimi 10 anni cosa riuscirò a fare, quindi magari anche. Il motivo effettivamente è successo e tu fai il suo meccanico.
Ho detto no. Ricordate, nel 2008 c'è stato un attentato in Mauritania, completamente un'altra. Si chiama Dakar, ha quel famoso marchio, ma è discutibile. In Bolivia che ti mettono una collana di foglie di coca, che il pericolo più grosso non era quando era bello limpido, il problema più grosso era quando c'era la tempesta di sabbia.